Benvenuti sul mio canale. Il tema di oggi è per tutte le donne, per le creatrici celestiali, come veniamo chiamate dal mondo spirituale. Siamo donne e parte essenziale per la creazione. Non è che tutte le donne desiderano portare figli al mondo, ma il tema che porto oggi tocca a tutte allo stesso modo, che è la menopausa. Come donna ho affrontato numerose sfide a causa della menopausa, una fase della vita che può portare profondi cambiamenti fisici ed emotivi. È un momento della vita in cui c'è bisogno di tranquillità e armonia. Ma succede che proprio in quel momento molte donne si trovano ad affrontare momenti difficili che, quando arriva la menopausa, non si rendono conto che quello che stanno sentendo è proprio quel cambiamento di vita chiamato menopausa. Nel corso della mia esperienza ho provato diverse strategie per sentirmi meglio e qui voglio condividere con te ciò che ha funzionato per me. Il mio obiettivo è aiutarti a trovare sollievo, benessere e soprattutto dimostrare che non siamo sole in questo processo. Quando hanno iniziato i miei primi sintomi della menopausa, mi sono sentita davvero male. Il mio polso si era accelerato, perfino la temperatura del mio corpo potevo sentirla e ho cominciato a sentire uno strano nervosismo. Per fortuna in quei mesi ho potuto contare con l'aiuto di una dottoressa specializzata in medicina ayurvedica che lavorava nel mio studio. Fu lei a dirmi cosa potevo fare per alleviare i sintomi che sentivo e grazie ai suoi consigli ho iniziato ad informarmi sull'argomento. La medicina convenzionale purtroppo non sempre offre soluzioni soddisfacenti. La sua prima raccomandazione è di solito l'uso degli ormoni, ma molte volte le risposte che ci sentiamo dire mancano di empatia. È così, signora, devi accettarlo. Queste sono le risposte che ci sentiamo dire, ma io non mi sono accontentata di questa risposta e ho cercato alternative per sentirmi meglio. E qui voglio condividere con tutti voi ciò che ho scoperto in questo processo. La menopausa si sa che è la cessazione delle mestruazioni e la fine del periodo riproduttivo. È uno stato naturale come il suo inizio, perché senza mestruazione non si può creare la vita. E quando tutto questo finirà, nella donna ci sarà un cambiamento. Non bisogna pensare che sia la fine della donna. È un processo che porta certamente i suoi cambiamenti, anche se può portare a sfide fisiche ed emotive, però bisogna pensare che ci apre anche le porte a nuove priorità, interessi e modi di godersi la vita, senza le preoccupazioni della fertilità. L'alimentazione e l'esercizio fisico, anche le terapie alternative, possono aiutare ad alleviare i sintomi che si sentono, perché è questo che dovete cercare di alleviare, i sintomi della menopausa. Mi domando perché prescrivono gli ormoni, se il corpo ha un ciclo che ha una fine, e perché invece non aiutano a trovare il modo per superare questi momenti della vita, dato che tutte le donne lo soffrono, ma per fortuna non tutte soffrono allo stesso modo. Ti spiego cosa ci dice la filosofia indiana sulla menopausa, ma prima ti spiegherò cosa è l'Ayurveda per farti capire meglio. L'Ayurveda è una disciplina millenaria che cerca di armonizzare corpo, mente e spirito, con lo scopo fondamentale di preservare la salute e l'equilibrio di ogni individuo. Secondo questa scienza ci sono 3 tipi di costituzione nell'essere umano: Vata, Pitta e Kapha.
Queste energie presenti nel corpo di ogni persona determinano la sua natura e il suo benessere. Ciò che questa scienza vuole è che l'essere umano mantenga i tre dosha il più possibile in equilibrio: Vata, Pitta e Kapha. Ti spiegherò ora cosa ci porta ogni dosha durante questo periodo della vita per la donna. Nel tipo Vata, i sintomi della menopausa di solito includono la secchezza, non solo della pelle, ma anche nelle parti intime. Tutto questo può causare stitichezza, ansia, nervosismo, insonnia. Per alleviare questi sintomi, che è uno dei tanti disagi che arrivano per la donna, puoi usare l'olio di sesamo tiepido. Sì, hai sentito bene, l'olio di sesamo. In commercio troverai diversi oli di sesamo. Uno è per condire le insalate, è oscuro e molto profumato. L'altro ha un colore quasi come il miele e non ha odore. Questo è quello che devi usare. Quando l'avrai riscaldato, ti sdrai sul letto e lo introdurrai nella vagina con un tubo che comprerai in farmacia. Usa un assorbente quando farai il trattamento. Lo stesso olio si può applicare anche esternamente con le dita ogni volta che ne avrai bisogno. L'altra costituzione che si mette a lavoro in quel momento della nostra vita è Pitta e ci porta a sbalzi di rabbia, irritabilità, pelle infiammata e le vampate che sono tipiche di quel momento della vita. Il rimedio che vi porto parla della fitoterapia, che significa terapia con le piante. Si tratta di una disciplina che è stata utilizzata fin dall'antichità. Ci sono studi scientifici che ne confermano l'efficacia in determinate patologie. Uno dei prodotti che aiutano nella menopausa per i problemi che ci porta Pitta è la pianta di radice di serpente. È una pianta originaria dell'America del Nord, del Canada e dell'Est degli Stati Uniti. E attualmente la troviamo anche in Europa con il nome di cimicifuga. Questa meravigliosa pianta contrasta i vari sintomi della menopausa, regolando le concentrazioni di sostanze specifiche presenti nel cervello, come la dopamina, la serotonina. Questi ormoni sono alterati dai cambiamenti ormonali proprio della menopausa. Questo prodotto lo trovate in gocce e in tanti prodotti per la menopausa. Leggete quello che state prendendo per vedere se lo contiene. Molte donne soffrono di dolori all'utero, gonfiori, nausea, mal di testa. Per questi disagi vi porto le gocce di lampone Rubus idaeus. Questo prodotto porta un riequilibrio dei disturbi endocrini. È indicato per le donne di tutte le età, dalla pubertà alla menopausa, ideale in caso di cisti ovariche, miomi, mastopatie, disminorrea, disturbi mestruali nelle ragazze. L'altra costituzione che si aggrava è Kapha e i suoi sintomi possono essere aumento di peso, pesantezza, esaurimento e depressione. Per aiutarti con i sintomi di Kapha ti consiglio Centosnel Forte. È un integratore alimentare che contiene melatonina e la L-teanina. Sono due sostanze naturali che vengono spesso utilizzate in combinazione per promuovere il sonno e il rilassamento. La melatonina è un ormone prodotto naturalmente dal nostro cervello che regola il ciclo sonno-veglia e questa ha un calo durante la menopausa. La L-teanina è un amminoacido che si trova nel tè verde e può aiutare a ridurre lo stress e l'ansia.
Le gambe gonfie sono altri disagi che si sentono. Il magnesio e il potassio giocano un ruolo fondamentale nella salute muscolare e nervosa. Il magnesio aiuta a rilassare i muscoli e può essere utile per i crampi e il disagio alle gambe, mentre il potassio contribuisce all'equilibrio elettrolitico e al corretto funzionamento dei muscoli. Non dimenticate l'aiuto che ci offre la vitamina C. Ti darò alcuni consigli che possono aiutarti. Mangia semi di sesamo per le tue ossa, che hanno un alto percentuale di calcio. Puoi aggiungerle nelle tue insalate, ma prima di questo le puoi rosolare in padella e poi le puoi frullare in modo che il tuo intestino possa digerirli meglio. Fai un esame del sangue per vedere come sono i tuoi livelli di vitamine e minerali nel tuo corpo. Prendi un po' di sole ogni volta che puoi. Prova una dieta che pacifichi Vata e Pitta, cioè cercate di mangiare cibi caldi, leggeri, cucinati e freschi che contengano oli buoni come l'olio extravergine d'oliva. Aggiungete l'olio di sesamo nelle vostre insalate. Le spezie come il cumino, il finocchio, coriandolo, zafferano, curcuma, cannella, cardamomo possono essere un buon complemento nella vostra dieta. Vi aiuteranno a digerire meglio ciò che mangiate. In questo punto della vita è meglio non mangiare cibi secchi e freddi, già che possono risultare difficili da digerire per alcune persone, come per Vata. Alcuni cibi e bibite fermentate, anche se portano benefici in determinate circostanze, potrebbero non essere ideali per coloro che hanno sensibilità digestiva. Per quanto riguarda lo zucchero raffinato e la carne rossa, ridurre il loro consumo può essere positivo per la salute cardiovascolare e metabolica. Questi alimenti che ti dirò sono ricchi di ormoni naturali: soia, chia, semi di sesamo, semi di lino, fichi, uva, mele, ananas, pompelmo, arachidi, mandorle, salvia, noci, maca andina, legumi, ceci, fagioli, coriandolo, cipolla, aglio, germogli di alfalfa e spinaci. In Ayurveda si consiglia di fare una disintossicazione leggera ogni cambio di stagione. Prendi prodotti che ti aiutano a disintossicare il corpo. Massaggiati per aiutarti a superare quei momenti fastidiosi della menopausa. E se trovi nella tua città un centro ayurvedico, sarebbe molto meglio, perché questo tipo di massaggio usa oli specifici per ogni momento della tua vita. Spero che queste informazioni ti siano state utili. Iscriviti al mio canale e che Dio sia nella vostra vita come lo è nella mia. Alla prossima!